Benvenuti cari amici dell'uncinetto anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato e oggi insieme realizziamo questa borsa con lo Swan Tie Glitter della Filati 3 Sfere. Io qualche giorno fa vi ho realizzato anche il portamonete. Nel box informazioni vi metto il link, in più in sovraimpressione avete il link per andarlo a visualizzare da vicino. È una realizzazione abbastanza semplice. Io ho già foderato la borsa e sempre sul sito di Filati 3 Sfere potete trovare questo feltro da 3 mm. Inoltre la realizzo con un fondo 28x18 di colore viola. Ecco perché ho realizzato anche la fodera in abbinamento viola. Prima di passare al tutorial vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella che trovate sotto al video, così arriveranno sempre le notifiche di ogni video che io pubblicherò, mettere mi piace se il video vi è piaciuto e potete anche iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove là potete praticamente condividere i vostri lavori con me. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora, per il nostro tutorial andiamo ad usare un fondo borsa 28x15 e vado ad usare lo Swan Tie Glitter. Vedete, io già vi ho fatto vedere come realizzare un portamonete molto bello. Vi metto il link ovviamente per andare a vederlo. E vado ad usare uncinetto 3,5. Inizio, vedete, da un punto centrale del fondo e mi aggancio con il mio cordino. Ora l'infilatura del cordino al fondo ve lo dico spesso che dipende molto anche dai fori del nostro fondo. Allora per questo fondo andiamo a lavorare 2 maglie basse in ogni punto, quindi vedete in ogni punto io entro e lavoro 2 maglie basse in questa maniera qui. Quindi in ogni punto entriamo e lavoriamo 2 maglie basse. E arrivo praticamente lavorando le mie 2 maglie basse fino ad arrivare, vedete, nell'angolo. Voi vi rendete conto che poi nell'angolo dobbiamo fare qualche maglia bassa in più perché vedete già quando andiamo a lavorare vediamo che il lavoro tira un pochino. Quindi arrivata a questo punto, vedete, io in questo punto entro e lavoro 1, 2 e chiaramente se volessi passare al prossimo, vedete, devo tirare troppo. Quindi nell'angolo lavoriamo 3 maglie basse. Vedete, 3 maglie basse, entro nel prossimo, lavoro una maglia bassa, ne lavoro un'altra, scusatemi, quindi vedete l'angolo è questo qua, vedete che noi stiamo girando, quindi abbiamo 2 fori nell'angolo, nel primo 3 maglie basse, entriamo nel prossimo, 1, 2 e 3 anche qui, quindi ho lavorato 2 maglie basse in ogni punto, nei 2 fori vedete che vanno a girare il fondo, ne lavoro 3, nel prossimo proseguo con 2, quindi lavoro adesso 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare, vedete, ai 2 quando dobbiamo girare. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo, quindi nell'altro angolo, anche qui lavoriamo 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse e la stessa cosa nel prossimo, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Adesso ovviamente dobbiamo proseguire lavorando nei prossimi punti 2 maglie basse in ogni foro e anche qui poi ovviamente arriveremo all'altro angolo, quindi lavoriamo 2 maglie basse, vedete, in ogni foro e qui arriviamo di nuovo ai 2 punti dove lavoreremo 3 maglie basse, 2 maglie basse in ogni foro e di nuovo vedete sempre nel nostro angolo, quindi voi ve ne accorgete perché è proprio la curva praticamente, anche qui andate a lavorare 2 maglie basse e poi arriviamo al punto dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, dove ho praticamente l'ultimo foro che ho lavorato e quindi arrivo dove mi sono agganciata. Qui dobbiamo ovviamente lavorare 2 maglie basse perché la catenella è solo la maglia per agganciarci, quindi 1 e 2 maglie basse e sul punto, vedete, dopo
quindi io mi trovo in questa maniera qui, vedete? Quindi ho lavorato le 2 maglie basse, questo è il prossimo punto, qui vado ad agganciarmi a maglia bassissima in questa maniera qui. Un'attenzione particolare, a questo punto contate quante maglie basse avete sul fondo, dovete avere un multiplo di 2, quindi delle maglie pari. Io ho 112 maglie. Se non avete un numero pari, chiaramente andate a mettere qualche altra maglia o togliere. Quindi all'occorrenza ricordatevi che dovete avere delle maglie pari per il punto che seguirà della maglia alta incrociata. Adesso vedete, proseguo in questa maniera qui, entro in ogni punto però in coste, cioè questo è l'anellino, vedete, quindi della maglia bassa sottostante, io entro al centro, quindi solo l'asola esterna e lavoro una maglia bassa e faccio questo, vedete, in ogni punto, quindi in ogni punto entro e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui, vedete, quindi prendo solo l'asola esterna e lavoro le mie maglie basse. Adesso dobbiamo lavorare le maglie basse in ogni punto sottostante senza fare aumenti, quindi in ogni punto lavoriamo le nostre maglie basse perché gli aumenti sono quelli già messi sul fondo. Ovviamente voi valutate sempre che tipo di aumenti ci vuole sul vostro fondo in base ai fori. Se prendete il mio stesso foro, il mio stesso fondo, i fori saranno gli stessi e quindi chiaramente avrete la stessa modalità. Quindi andate a valutare. Adesso completate le maglie basse in coste, ricordate sempre di entrare prendendo solo l'asola esterna, ce ne sono 2, noi entriamo al centro, vedete, prendiamo solo l'asola esterna. Andate a completare la riga fino al marcapunti. Arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, qui ho il marcapunti, qui ho il punto ovviamente della chiusura della maglia bassissima e qui ho la maglia che sembra essere, vedete, quello della maglia bassissima, ma entriamo, quindi vedete, questo è un punto, questo è un altro punto, quindi guardate l'avviso sottostante, entrate e lavorate l'altra maglia bassa in coste. Quindi questa è l'ultima maglia bassa che andiamo a lavorare in coste. Togliamo il nostro marcapunti, entriamo all'interno della maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa. Quindi questo significa che andiamo a lavorare a spirale. Dove abbiamo lavorato, vedete la maglia bassa che avevamo il marcapunti, rimettiamo semplicemente il marcapunti. Adesso non dobbiamo fare altro che entrare in ogni punto, quindi questo vedete è il punto dove il marcapunti, io entro nel prossimo a maglia bassa semplice, quindi prendiamo entrambe le asole in questa maniera qui, vedete, entriamo entrambe, prendiamo, quindi delle maglie basse semplici per un tot di righe. Io adesso vado a proseguire, quando arriviamo, vedete, al marcapunti come abbiamo fatto adesso, lo togliamo, lavoriamo la maglia bassa e lo rimettiamo. Io vado a lavorare un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora ragazzi, come potete vedere io ho proseguito e la mia borsa si presenta in questa maniera qui, ecco qua. Quindi come potete vedere l'infilatura ha fatto in modo che la borsa non sia né troppo larga ma neanche troppo stretta. Io ho realizzato un totale di 10 righe, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 righe. Per la nostra lavorazione successiva abbiamo bisogno di un numero di maglie pari, quindi un multiplo di 2. Come proseguiamo? Allora, io ho un totale di 112 maglie basse, quindi con l'infilatura del fondo io, come già vi avrò detto, mi trovo con delle maglie multiplo di 2. Ovviamente voi dovete sempre avere un multiplo di 2, quindi andate a modificare ovviamente le maglie se avete un fondo diverso, lo realizzate voi. Togliamo, vedete, a questo punto il marcapunti, entriamo all'interno del punto e lavoriamo una maglia bassissima, quindi entriamo entrambe le asole in questa maniera qui e chiudiamo a maglia bassissima. Adesso 1, 2 e 3. Ora per l'inizio del nostro punto andiamo a lavorare in questa maniera qui, filo sull'uncinetto e torniamo indietro, vedete, andiamo sul punto praticamente retro, quindi sul punto precedente, entriamo in questa maniera qui da dietro, guardate, carico il filo in questa maniera qui, scarico 2 fili, quindi vado a lavorare una maglia alta
e di nuovo carico il filo e scarico i due fili. Quindi ho realizzato il primo intreccio. Ovviamente noi dobbiamo andare a mettere il segno su quella che era la terza catenella iniziale, quindi 1, 2 e 3. Sulla terza catenella mettiamo un marcapunti per identificare dove dobbiamo poi chiudere il giro. Adesso guardate bene, filo sull'uncinetto, questo è il punto, vedete, che ho lavorato, salto il punto successivo e vado in quello dopo, filo sull'uncinetto e realizzo una maglia alta in questa maniera qui. Adesso alla stessa maniera filo sull'uncinetto, torniamo indietro nel punto che abbiamo saltato, quindi torniamo indietro, entriamo, vedete, all'interno in questa maniera qui e da dietro carichiamo il filo e lo portiamo sul davanti, scarichiamo i primi due fili e poi gli altri due della maglia alta e abbiamo incrociato un altro punto. Adesso di nuovo filo sull'uncinetto, questo vedete è il punto lavorato, questo è il prossimo punto, lo saltiamo ed entriamo in quello dopo e lavoriamo una maglia alta. Adesso di nuovo filo sull'uncinetto e torniamo indietro, vedete, non vi confondete, questo è il punto lavorato, questo è il punto che abbiamo saltato, quindi entriamo, vedete, così all'interno, usciamo da dietro, carichiamo il filo e lavoriamo la maglia alta senza tirare troppo, vi raccomando, morbidi, dobbiamo essere molto morbidi in modo che si veda questo effetto, vedete, intrecciato. Ok, vi faccio vedere un'ultima volta. Qui abbiamo la lavorazione del punto, saltiamo il prossimo punto e lavoriamo in questo filo sull'uncinetto, entriamo, lavoriamo una maglia alta, di nuovo filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, questo è il punto lavorato, questo è il punto libero che non abbiamo lavorato, che abbiamo saltato, entriamo, vedete, all'interno, da dietro carichiamo il filo in maniera morbida, lo tiriamo e realizziamo la maglia alta. Quindi adesso andiamo a proseguire così per tutta la riga fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, alla fine della riga, se abbiamo lavorato correttamente abbiamo gli ultimi due punti da lavorare, quindi filo sull'uncinetto, saltiamo quello dopo e andiamo in quello successivo e lavoriamo la maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, nel punto che abbiamo saltato e lavoriamo di nuovo la maglia alta. A questo punto, vedete, dove abbiamo messo il marcapunti, quindi sulla terza catenella, togliamo il marcapunti e lavoriamo una maglia bassissima, quindi chiudiamo maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso proseguiamo così, entriamo, guardate, nel punto dopo, quindi noi abbiamo la lavorazione così incrociata, entriamo nel punto dopo e lavoriamo una maglia bassissima, 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto ed andiamo nel punto dopo, vedete il punto praticamente che abbiamo chiuso a maglia bassissima, entriamo in questo e lavoriamo la maglia alta in questa maniera qui. Adesso di nuovo, vedete, qui dove abbiamo la terza catenella, quindi 1, 2 e 3, rimettiamo il marcapunti per sapere dove dobbiamo chiudere. Adesso dobbiamo proseguire semplicemente così, filo sull'uncinetto, vedete, è semplice, saltiamo la prima maglia alta, entriamo nella seconda e lavoriamo la maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, nella maglia alta che abbiamo saltato e lavoriamo una maglia alta. Non tirate troppo, vi raccomando. Così, vedete, quindi andranno pari pari l'una sull'altra. Di nuovo filo sull'uncinetto, saltiamo la maglia alta, la prossima, entriamo in quella dopo e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto e torniamo, vedete, in quella che abbiamo saltato
e di nuovo prendiamo il nostro filo da dietro e lavoriamo un'altra maglia alta incrociata. Quindi non dobbiamo fare altro che andare a proseguire così per quest'altro giro fino al marcapunti. Arriviamo, vedete, anche qui alla fine della riga e se abbiamo lavorato sempre correttamente abbiamo gli ultimi due, quindi filo sull'uncinetto, entriamo, saltiamo questo punto, entriamo in quello dopo e lavoriamo la maglia alta in questa maniera qui. Filo sull'uncinetto, vedete, torniamo indietro nella maglia che abbiamo saltato da dietro, carichiamo il filo e lavoriamo la maglia alta. E quindi abbiamo lavorato l'ultimo punto incrociato. Adesso togliamo il marcapunti, entriamo, vedete, sulla terza catenella e chiudiamo maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso, come abbiamo fatto prima, ci agganciamo, vedete, nella seconda maglia alta, sempre a maglia bassissima in questa maniera qui. E di nuovo 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e torniamo, vedete, nel punto, quindi nella prima maglia alta, quella là, insomma, che risulta dietro, quindi così iniziamo praticamente la nuova riga lavorando la maglia alta incrociata così. Adesso vedete come abbiamo fatto prima, di nuovo 1, 2 e 3 e posizioniamo il nostro marcapunti. Adesso praticamente ogni riga sarà uguale, il punto di chiusura sarà sempre lo stesso, chiudiamo sempre con le due maglie bassissime, 3 catenelle, torniamo indietro e facciamo questa maniera qui. Quindi andiamo a chiudere sempre alla stessa maniera. Adesso filo sull'uncinetto e proseguiamo, vedete, le due maglie sono già ben delineate, saltiamo il primo punto, entriamo in quello dopo e lavoriamo una maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, nella maglia che abbiamo saltato e lavoriamo un'altra maglia alta. Adesso di nuovo filo sull'uncinetto, vedete, abbiamo le due maglie, saltiamo la prima, entriamo nella seconda e lavoriamo una maglia alta. E di nuovo filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, nella maglia che abbiamo saltato e lavoriamo una maglia alta di nuovo. Quindi adesso io vado a proseguire per un tot di giri, fate lo stesso anche voi, chiudiamo sempre al marcapunti, ricordatevi le due maglie bassissime e io poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora ragazzi, come potete vedere io ho terminato le righe anche del punto alto incrociato. In centimetri l'altezza risulta di circa 23,5, quindi abbiamo le prime 10 maglie basse, vedete che misurano 7 centimetri, le restanti maglie invece misurano 16 centimetri circa. Adesso andiamo a proseguire con dei punti di maglia bassa. Andiamo quindi a proseguire con delle righe di maglie basse, come abbiamo detto. Adesso vedete l'ultimo punto incrociato a maglia alta, tolgo il marcapunti e entro all'interno e lavoro una maglia bassa. Quindi iniziamo a lavorare a spirale. A spirale significa senza chiudere il punto col punto bassissimo. Mettiamo il marcapunti su questo primo punto basso. E adesso vedete su ogni punto lavoriamo una maglia bassa, quindi una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi in ogni maglia alta vedete che c'è nel lavoro sottostante, noi lavoriamo una maglia bassa sopra, così, e andiamo a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti, semplicemente lo togliamo e proseguiamo a maglia bassa. Quindi io tolgo il marcapunti, lavoro la maglia bassa all'interno e lo rimetto, quindi rimettiamo il nostro marcapunti. E adesso io vado a proseguire per altre 3 righe, quindi completerò circa 4-5 righe più o meno
e poi andremo a fissare i manici, ok? Quindi ho realizzato una riga, sto realizzando la seconda, adesso vado a realizzare un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora ragazzi, ho lavorato 1, 2 e 3 righe a maglia bassa. Adesso vedete centro i due lati, quindi io avrò diviso le mie maglie chiaramente, che sono 56 da un lato, sono 56 maglie diviso 2 ovviamente, 56 e 56. Quindi io che cosa faccio? Centro il punto laterale, vedete ho messo un marcapunti qua e un marcapunti qua al centro, e vado a contare 20 maglie basse, 20 maglie basse compreso del marcapunti, e metto un segno e faccio la stessa cosa di qua, dal marcapunti conto 20 maglie basse e metto un marcapunti. La stessa cosa da quest'altro lato, vedete, dal marcapunti sempre in poi vado a contare 20 maglie basse e metto un marcapunti. E adesso senza staccare, vedete, la lavorazione, quindi qui è dove devo chiudere il punto, quindi ho iniziato e inizio ogni volta le righe, qui è dove chiaramente ho il centro della lavorazione. Adesso io devo andare a proseguire semplicemente a maglia bassa fino ad arrivare dove devo iniziare chiaramente a cucire i miei manici. Andiamo a vedere i manici. Allora, io ho realizzato, vedete, questi manici, ho già fatto un tutorial per questi manici tubolari. L'unica differenza è che in questo tutorial li ho realizzati con il punto basso in coste, quindi voi notate la treccina. Nel tutorial invece faccio una maglia bassa semplice, però potete realizzarli come preferite. Allora, come le andiamo a posizionare? Allora, innanzitutto tagliamo, vedete, la codina che rimane della lavorazione e la andiamo a nascondere all'interno in questa maniera qui. E poi dobbiamo lavorare. Allora, io ho lavorato 6 catenelle, quindi 6 maglie basse tutto intorno, e quindi io mi devo comportare come se vedessi 3 punti ben delineati qui, e quindi vado a lavorare i 3 punti direttamente sulla borsa. Quindi ragazzi, adesso andiamo a proseguire fino ad arrivare al primo marcapunti. Quindi lavoriamo le nostre maglie basse fino al marcapunti. Che ovviamente comprese del punto dove avevamo il segno, quindi il nostro marcapunti, sono 19. Allora, io adesso devo arrivare al marcapunti, ma nel terzultimo punto, perché abbiamo detto che noi dobbiamo lavorare i 3 punti del manico, quindi 1, 2 e 3, lavoro, vedete, questi altri 2, e come potete vedere 1, 2 e 3, su questi inizio a cucire, vedete, il manico. Quindi io sono in questa maniera qui, vedete, che cosa faccio? Abbiamo detto che io devo evidenziare 3 punti, quindi io entro nel primo così ed entro nel prossimo punto che non ho lavorato, quindi vedete qui ho il punto lavorato, io entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso di nuovo devo entrare nel secondo punto, quindi entro nel secondo punto e in quello di fronte e lavoro un'altra maglia bassa. Adesso l'ultimo punto, vedete che è un po' più laterale, anche qui faccio così, dove ho il marcapunti, ovviamente lo vado a togliere, entro e lavoro. Allora, vediamo se ho fatto bene, sì, entro e lavoro anche qui, vedete, una maglia bassa, quindi praticamente tiriamo tutti i fili fino ad averne 2 sull'uncinetto e chiudiamo. Adesso vedete in ogni punto che seguo, quindi andate a guardare bene qual è il punto che avete lavorato e in quello dopo entrate e lavorate le maglie basse e lavoriamo le maglie basse qua fino ad arrivare proprio al marcapunti.
Arriviamo, vedete, da quest'altro lato, quindi praticamente abbiamo cucito qua, adesso dobbiamo cucire l'altro lato. Questo lo andiamo a cucire dal marcapunti in poi, quindi togliamo il marcapunti e anche qui guardate, dobbiamo lavorare sui 3 punti, quindi entro nel primo e in quello frontale e nel punto da lavorare di fronte, quindi andate a vedere bene, vedete, spostate, quindi questo è quello subito dopo. Io entro all'interno, vedete, carico il filo, tiro il filo fino ad uscire con 2 fili così e chiudo a maglia bassa. Entro nel prossimo, quindi nel secondo, così, e di fronte, quindi qui ho lavorato, vedete, nel prossimo entro, tiro il filo in questa maniera qui, vedete, tutto attraverso e chiudo a maglia bassa. E poi nell'ultimo, che vedete, si defila un po' più laterale e di fronte di nuovo carichiamo tutto il filo attraverso e chiudiamo a maglia bassa. E vedete che così abbiamo cucito sia di qua che di qua i nostri manici in maniera molto ferma, quindi direttamente alla borsa. Adesso andiamo a proseguire e dobbiamo lavorare le nostre maglie basse fino ad arrivare al marcapunti, quindi guardate l'ultimo punto che avete lavorato, in ogni punto entrate e lavorate le maglie basse e arrivate fino al marcapunti. Arriviamo, vedete, da quest'altro lato e ci rendiamo conto che anche qui dobbiamo cucire sul terzultimo punto. Quindi riprendiamo, vedete, quindi io marcapunti 1, 2 e 3. Riprendiamo uno, l'altro manico e vedete su uno dei punti iniziamo ad entrare così e poi chiaramente sul punto frontale. Quindi se siamo agganciati qui, il punto subito dopo è questo, entriamo. Tiriamo, vedete, carichiamo il filo e poi scarichiamo a maglia bassa. Sul secondo punto, vedete che è questo centrale, entriamo prendendo entrambi i lati del manico ovviamente e dobbiamo andare sull'altro che non è lavorato. Quindi andiamo a identificare bene qual è, eccolo qua, entriamo e lavoriamo la maglia bassa. Di nuovo, vedete, questo è defilato un po' più di lato, come anche nell'altro caso. Entriamo, togliamo il nostro marcapunti e anche qui carichiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa. Ed ecco che abbiamo cucito anche qui. Adesso andiamo a proseguire, quindi dal punto, vedete, subito dopo qui ho lavorato, entro nel prossimo, carico il filo e inizio a lavorare le maglie basse fino ad arrivare all'altro marcapunti. Adesso vedete dove ho il marcapunti, quindi qui è fissato, quindi mettiamo il manico in questa maniera qui, anche se essendo tondo non abbiamo difficoltà. Togliamo ovviamente, vedete, proprio sul marcapunti qui iniziamo la lavorazione e di nuovo nel primo, vedete, in questa maniera qui entriamo nel punto di fronte, carichiamo i fili e chiudiamo a maglia bassa. Di nuovo guardate nel secondo, quindi in quello centrale, entriamo attraverso di fronte, carichiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa. E poi nell'ultimo che è defilato, vedete, un po' più di lato, di nuovo di fronte, carichiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa. E adesso iniziamo di nuovo le maglie basse, vedete, in questa maniera qui. Allora, io ho il marcapunti, praticamente ho dimenticato di rimetterlo, ma il mio marcapunti finisce, insomma, la riga qui, però io la faccio finire al centro, vedete, da quest'altro lato, in questa maniera qui, vedete che non si noterà nulla, quindi abbiamo completato, vedete, il giro, farò finire praticamente la chiusura dei giri qui, quindi adesso vado a proseguire. Allora, dove abbiamo il marcapunti, ricordatevi sempre che completate un giro, quindi io adesso vado a completare questo giro al marcapunti e poi andrò a fare altre righe di maglie basse. Adesso vado a proseguire e poi vi dico in totale quante altre righe ho realizzato. Man mano vedete che lavorate le righe, alla prima riga voi vedete semplicemente le maglie basse lavorate, quindi non avete nessuna difficoltà, vedete? Quindi incontriamo le maglie basse semplicemente dove c'è il manico e le lavoriamo semplicemente così. Man mano vedete che lavorate semplicemente si forma
il bordo, quindi un'altra riga, e il manico sembrerà essere stato infilato all'interno in questa maniera qui. Quindi io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, come potete vedere, io ho proseguito, ho realizzato solo 2 righe di maglia bassa perché con il filato non riuscivo a fare altre righe, però vi consiglio di farne almeno 3 di righe. Va bene anche 2, però 3 mi sarebbero piaciute di più. Noi ci troviamo così dove abbiamo messo il marcapunti al centro, sfiliamo il filo così, togliamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti e andiamo a chiudere la lavorazione e lo facciamo con un ago a punta tonda, come vi faccio vedere sempre. Ci troviamo, vedete, in questa maniera qui, da dietro entriamo sul davanti del punto dove avevamo il marcapunti così ed entriamo, vedete, al centro dove usciva il filo e prendiamo anche l'anellino dietro così e abbiamo, vedete, creato la lavorazione senza lo scalino. Tirate ovviamente un po' il filo in modo che venga dritto e adesso andiamo all'interno a nascondere il filo che salderemo con l'accendino. Vedete, entro così, taglio e con un accendino vado a saldare il cordino in questa maniera qui e quindi abbiamo il punto chiuso e la nostra borsa ovviamente è terminata. Quindi ecco la lavorazione completa con i manici, la nostra borsa è terminata. Io come sempre vi ringrazio e di seguito seguirà la playlist delle borse. Se cliccate sopra potete vedere altri modelli. Vi saluto al prossimo tutorial.